Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio, è il 14 gennaio del 2025, un martedì di partita perché stasera alle 18:30 il Milan torna in campo, si gioca come il recupero della giornata saltata a causa Supercoppa una decina di giorni fa per appunto togliere il primo asterisco dalla nostra classifica. Stasera quindi ore 20:30 circa anche il post per questa lunga giornata che iniziamo con il mercato. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto come dico sempre ai nostri abbonati, al Club dei Diavoletti, a chi mette mi piace, a chi clicca il tasto del like, a chi commenta, insomma, agli ascoltatori più fedeli, quelli che ci vogliono ancora più bene di tutti gli altri, che si abbonano e che ci supportano, grazie veramente di cuore a tutti. Iniziamo con un paio di notizie in entrata, Henry. Ultim'ora della notte, arrivano soldi freschi. Ah, allora è in uscita la notizia. Sì, nel senso entrano soldi, escono Okay. giocatori. Il Cruz Azul, beh. Sì, allora, c'erano, come vi abbiamo raccontato, c'era il Chivas e invece alla fine, come scrivono dal Messico, non sceglie il Chivas, Luca Romero, ma sceglie il Cruz Azul per una cifra a titolo definitivo vicina ai 3 milioni e mezzo. E quindi è praticamente a un passo da passare appunto alla squadra messicana per 3,5 a titolo definitivo. Maxi plusvalenza direi, direttore. Cacchio, aspetta, che roba? Belle doc? Arrivò a 0, anzi ci avevano detto che era 0, poi in realtà Sì, c'era qualcosina per sistemare questioni di vabbè, insomma, quando arriva un giocatore a 0 non è mai a 0-0 spaccato. esatto. Vabbè, ma al di là di questo, insomma, va bene, lo salutiamo, è stato bello, breve ma intenso per Luca Quindi Romero qui. Brenso. Quindi Brenzo, sì, assolutamente sì. Di lui mi ricordo un gran gol in amichevole negli Stati Uniti, se non ricordo male, forse col Madrid addirittura, può essere? Però nella scorsa tournée, non questa, né quella precedente, e poco più. Va bene, grazie Luca per i 3 milioni e mezzo in pratica e poco altro. Chi porta altri soldi è Noah Okafor. Il prestito oneroso, secondo la Gazzetta, sarebbe ormai quasi vicino addirittura ai 2 milioni di euro, con il riscatto a 26. Quindi un'operazione vicina ai 28 a questo punto addirittura. Per Noah Okafor che salutiamo e che è già partito ieri, è andato a fare le visite all'IPS, eccetera, eccetera. Quindi salutiamo sia uno che l'altro. A questo punto restiamo senza uno degli attaccanti esterni della nostra batteria, Henry. E appunto a quel punto, diciamo così, viene data luce verde tra i due inglesi, ovviamente di più, alla pista Rashford, che insomma, oltre a essere uno dei backup magari di Rafael Leao, potrebbe essere anche l'attaccante che ci serve in generale, vista la nostra moria di gol. Questo è in questo momento. Oggi è martedì, e fin lì. Domani dovrebbe essere il giorno in cui più o meno si sciolgono le riserve, cioè Rashford prende una decisione sul suo futuro anche insieme al Manchester United, che in tutto ciò detiene il cartellino. Cioè, non è un parametro zero che decide dove andare.
No, esatto, e soprattutto Simo, cioè, detiene il cartellino, deve pagare parte dell'ingaggio, poi capiremo quali saranno le percentuali di questo ingaggio, se sarà metà e metà con la nuova squadra di Rashford, se la nuova squadra deve pagare un pochino di più, se lo United pur di svincolarsi da 'sto problema decide di pagare anche più della metà, io non lo so. Però comunque è un giocatore che è in uscita e su cui lo United, diciamo, ha in parte il controllo, ma più il controllo per non averlo in questo momento che per averlo, viste quelle che sono le idee appunto dei rossi di Manchester, dei Red Devils. Quindi, domani speriamo possa essere il giorno decisivo, perché a noi un attaccante serve, cioè un attaccante lo dobbiamo prendere, c'è poco da fare. Possibilmente che in pronti via possa anche segnare dei gol, Beh, e sì. perché così è difficile andare avanti. Cioè quando hai la partita col Cagliari è la sintesi di questo: crei tanto, produci tanto, ma non segni, non è che non segni perché il portiere avversario fa, cioè Neuer prime, cioè non segni perché gliela tiri addosso praticamente. Bisogna trovare un attaccante che possa segnarci gol. Piuttosto che Walker, allora ha più senso Rashford. Avete risposto in tanti anche nei sondaggi che abbiamo fatto su Instagram, anche ieri durante il talk, insomma la scelta di Rashford è quella principale. Io a questo punto spero che domani ci svegliamo, magari nel corso della giornata, Simo, leggiamo: Rashford ha detto sì, domani parte per Milano. Cioè, finiamo sta diatriba, anche perché la seconda parte di gennaio poi ci servirebbe in teoria per il centrocampista. Anche perché il giocatore per fare gli spazi in rosa l'abbiamo già fatto partire. Cioè, non è che possiamo stare qui senza altre 2-3 settimane Eh, arrivando all'ultimo giorno di mercato, ma anche lui stesso non vuole restare appeso troppo. È ovvio che c'è una questione in parte economica, come scrive Gazzetta, Milan alla salda c'è la proposta dello United e Walker aspetta, ieri chiamata tra la Di Furlani e Berrada, manager degli inglesi, il no della parte di ingaggio da pagare. E quindi la Di Furlani chiama per trattare sull'ingaggio? sì, Ah, pensavo fosse solo l'uomo dei conti. no, E questa che non gli viene quest prospettata dopo una trattativa se la cifra è giusta e poi lui dice sì o no. Invece qui no, 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 addirittura non è così. tratta sul mercato. Caspita, come un vero DS. Va bene, va bene. E no, c'era stato detto il contrario dai ben informati. Ma detto questo, non c'è granché da girare. Il Milan avrebbe più o meno proposto di pagare metà dell'ingaggio attuale, tra l'altro a 6 mesi. Quindi vorrebbe dire che se ne prende 15 totali in un anno, sono 7,5 in 6 mesi, quindi vuol dire tra i 3,5 e i 4 circa per Esatto. la parte del Milan per questi 6 mesi. Vediamo se lo United dà per questa soluzione di compartecipazione, scusate, di ingaggio oppure no, altrimenti ci sono le altre ipotesi che sono soprattutto il Barça in questo momento Mh. per Rashford, anche perché la Juve sembra andare più verso un altro attaccante che in questo momento sta a Parigi. Sì, un'altra nostra conoscenza se vogliamo, perché era uno di quei nomi, no, ti ricordi Simo, Il Colomoni. ai tempi dell'Eintracht, ai tempi ancor prima forse, era uno dei giocatori, no, che Moncada attenzionava, poi adesso invece sembra andare alla Juve, anche perché il Paris sta chiudendo, ha chiuso praticamente Kvaratskhelia, quindi, ehm, Kvara saluta la Serie A. Però ecco, l'acquisto di Rashford non deve essere: sì, bello tutto, risolti i problemi, eventualmente. Prima deve arrivare. Poi, cioè, dobbiamo anche pensare al centrocampo del Milan, Mm. perché bello Rashford, bello o lui o Walker, queste settimane anche particolari, no, che stiamo vivendo, perché forse non ci aspettavamo 2 nomi di questo tipo per il mercato di gennaio, no, di questo calibro. Bello tutto,
ma Fofana c'ha la lingua di fuori e nell'ultima partita si è visto, perché dopo 6 chiusure belle e overperformanti, alla settima si è bloccato, si è fermato e abbiamo preso gol. Reinders ha caratteristiche offensive di un certo tipo, difensive di tutt'altro tipo, e al netto dei gol e delle partite in cui è stato decisivo quest'anno, comunque A è solo lui, B difensivamente qualcosa più che qualcosa lascia giù. Benasser, punti di domanda relativi a forma fisica, ritorno in campo, eccetera, vanno presi dai centrocampisti, soprattutto se Musa è questo, se Loftus-Cheek continua ad avere problemi fisici e via dicendo, e se giochi a 3. Quindi, ripeto, bello tutto, ma seconda parte di gennaio un pensiero al centrocampista va fatto, sì. In tutto ciò è parcheggiato un attimo Walker, Sì. proprio perché c'è la regola di 2 inglesi. Tra l'altro sarebbe, lo dico sottovoce, non so se i nostri lo sanno, sarebbe aggirabile. Perché tu lo fai prendere da un'altra società italiana e poi te lo fai dare in prestito. Ah, così si può? Eh sì, perché vale soltanto per l'estero la regola. Cioè, se arriva dal campionato italiano, no. Però non so se i nostri lo sanno. Detto questo, dobbiamo parlare anche della Diglielo, sì. sì, proprio. Chiamali e digli. Dobbiamo parlare anche della partita, perché Conceição cambia 3, ovvero torna Emerson Royal dalla squalifica e torna subito titolare, quindi a destra nella nostra difesa. Il resto della difesa invece rimane uguale, con Tomori, ciao e Teo Hernandez. A proposito di Tomori, per ora è stato tutto congelato, però insomma l'idea della Juventus era forte e concreta, non era proprio un pur parler, quello di qualche settimana fa. Poi, insomma, adesso sta giocando titolare inamovibile, quindi un po' è andato tutto in cavalleria. Non so se magari si riaccende tutto a breve, anche se la Juve sembra che stia chiudendo per Araujo, quindi dovrebbe chiudersi qui la questione. Comunque, Benasser, Fofana e Reinders, quindi con Benasser titolare, Ah, e un altro titolare davanti, rispetto al solito diverso, è Ebram, il terzo. Quindi tutta praticamente la parte di destra, tolto Pulisic e Ebram là davanti, che così bene ha fatto nell'ultima partita col Cagliari. non proprio, però. Non proprio. Vabbè, però ci sta... No, forse no. Vabbè, speriamo che possa far bene, non so cosa dirvi ragazzi, Sì, tanto, dai. No, siamo cambia tifosi. tanto il Como, Simo. Cioè cambia Come? proprio il modulo, il Como. Sì, il modulo del Como cambia anche perché manca Nico Paz e quindi dovrebbe comunque riuscire ad andare in panca, ma cambia lo stesso perché non c'è. Con Busquets in porta, Goldaniga, Kemp e Dossena i 3 dietro, Van der Bremt, Engelhardt, D'Acunha e Fadera sono i 4 in mezzo al campo con Strefezze e Diao dietro Cutrone. Beh, Esotica. esotica sì, perché mettono Fadera nei 4 di centrocampo, cioè praticamente fanno un terzino e un esterno d'attacco nei 4 di centrocampo. Buttano subito dentro Diao come mi aspettavo, perché hanno anche speso soldi importanti, cioè Te lo faccio 12 milioni vedere. per Diao. Questo è Ecco, questo è il Como, che in inverno nella parte nera ha speso 15 più 2 per Cachere e 12 per Diao, più 2 per Diao. Caccherè io me lo aspettavo forse anche direttamente in campo, però magari è arrivato ancora dopo rispetto a Diao, cioè è arrivato tipo ieri o l'altro ieri, quindi ci può Beh, stare ha che speso non. 31 milioni, eh? Esatto, però hanno già speso 2 per il portiere, 12 per Diao ed è un giocatore veramente di prospettiva e lo possono mettere subito in campo e stasera per me lo scopriamo un pochino, tutta la Serie A un pochino lo scopre, e poi i 15 bonus per Caqueré che pian piano andrà a prendere il posto di D'Acunha, credo, o di Engelhardt, ma credo più di D'Acunha. È una squadra diversa perché finora ha giocato 4-2-3-1 spessissimo. Se mista un po' le carte,
bisogna stare attenti, poi devi vincere come dovevi vincere col Cagliari, come dovevi vincere tante altre partite che hai già che non hai vinto, però comunque un po' di attenzione ci vuole. Henry, ci ritroviamo come detto tra poco per Lunch, poi il talk sarà una sorta di prepartita perché parte alle 16 finendo alle 17, esattamente un'ora e mezza prima della partita, perché il Milan giocando alle 18:30 avremo il nostro post alle 20:30 di questa sera. Henry, grazie. Ciao, buona giornata a tutti, ci ritroviamo più tardi.